Buongiorno amici, per quanto sia possibile mantenere o seguire l'oggettività quando si parla di testi antichi, io cerco di farlo e quindi cerco anche di tenermi aggiornato. Vedete qui ho la torretta di libri che userò oggi per fare questo video e oggi facciamo anche una piccola puntata nel Corano per trovare e vedere come il Corano possa confermare una particolare caratteristica del cosiddetto Dio della Bibbia. Quindi la andremo a vedere, la andremo a leggere, così almeno, come dico sempre, siamo assolutamente tranquilli. Forse qualcuno ricorderà anche che io ho detto tanto tempo fa che la profezia di Isaia, quella sulla Vergine che concepirà e partorirà un figlio, non esiste. Ora io qui ho delle Bibbie appena pubblicate, quindi modernissime, con le nuove traduzioni, come per esempio questa Bibbia inglese del 2024, veramente modernissima anche come traduzione. E per quanto riguarda la profezia di Isaia in 7,14, si parla della Vergine. Nelle note questa Bibbia scrive che la giovane donna, quella che viene interpretata come Maria, potrebbe essere la moglie o del profeta, che però non è nominato, o del re. Io allora dicevo era la moglie del re Ahaz di Giuda, che era già incinta e che avrebbe avuto un figlio che poi è Ezechia, che diventerà il nuovo re di Giuda, e dicevo anche il nome di quella giovane ragazza che è Abia, come è scritto nel libro dei re. Nella Bibbia non c'è scritto concepirà, ma c'è scritto Arà, cioè è già incinta. E qui continua dicendo, non ci sono indicazioni precise, però dice che il nome Alma significa young girl, che è stata tradotta virgin in greco, esattamente come raccontavo io, e che in realtà partorirà within months, cioè entro mesi. Quindi esattamente ciò che io raccontavo anni fa, a partire già dal 2010. Quindi non si parla assolutamente di Maria, non si parla di una vergine che concepirà, ma è una giovane donna che partorirà a mesi. Se andiamo a vedere per esempio quest'altra Bibbia pubblicata da Einaudi con le nuove traduzioni, al versetto 7,14 di Isaia si tratta della madre di Ezechia, figlio di Ahaz, che costituisce, per chi ha fede, il segno di Gesù che nascerà, e dice che l'interpretazione tradizionale cristiana, vergine, deriva dalla traduzione con Parthenos del termine ebraico Alma, che significa giovane donna. Io sono soddisfattissimo, anche perché già allora dicevo, e poi l'ho ripetuto in vari video, che ci sono tutta una serie di parole nell'Antico Testamento che nel corso degli anni vedranno cambiare la loro traduzione. E dicevo appunto che questa della Vergine era una di queste parole, che questa profezia non esiste, e adesso finalmente ci siamo. Sono passati un po' di anni, ma ci siamo. Le Bibbie ci stanno dicendo, le Bibbie nuove, nuovissime, con le traduzioni finalmente corrette, ci stanno dicendo che non c'è nessuna profezia su una vergine che concepirà e partorirà. Per esempio, finalmente si è cominciato a tradurre esattamente anche il termine Yam Suf, quello che ho già spiegato molte volte essere il mare di Canne, che veniva sempre tradotto come Mar Rosso, e invece qui finalmente lo chiamano in italiano Mare di Giunchi, e qui in inglese lo chiamano Sea of Reeds. È il luogo in cui l'esercito egizio che inseguiva gli israeliti sarebbe stato travolto da quelle acque che sono ritornate nella loro posizione originale dopo che ha cessato di soffiare quel vento di cui parla la Bibbia, che aveva prosciugato parte del terreno
attraverso cui gli israeliti sono passati. Cessato il vento, l'acqua è ritornata al suo posto in quella che era una palude e il Mar Rosso non c'entra assolutamente nulla. Quando ho iniziato a partire dalla primissima conferenza, ho già subito detto che Yam Suf non era il Mar Rosso, ma era il mare di Canne. Finalmente Yam Suf ha cessato di essere il Mar Rosso, ma è diventato il mare di Giunchi. È interessante anche notare che cosa scrivono i curatori di queste nuove edizioni delle Bibbie nelle loro introduzioni, nelle prefazioni, perché ci danno l'idea delle intenzioni di lavoro, diciamo così, intenzioni con le quali loro operano per produrre queste nuove edizioni delle Bibbie. Anche perché è interessante questo fatto, perché insomma la Bibbia è il Corano, cioè come avevo spiegato in uno dei video, Eloah della Bibbia e Allah, che nascono dalla vocalizzazione di parole che sono scritte in origine senza vocali, sono, diciamo così, degli dei o un Dio che viene chiamato in causa continuamente, viene chiamato in causa nei giuramenti, viene chiamato in causa come testimone, viene chiamato in causa come motivo per cui si compiono certe azioni, nel bene anche per fortuna, ma noi ultimamente soprattutto vediamo in certe azioni che sono drammatiche e che portano alla uccisione di migliaia di persone, cosa che è avvenuta anche nei secoli, quindi sia da una parte che dall'altra in egual misura. Allora vediamo per esempio in questa Bibbia inglese nella introduzione. Genesi è il libro dell'inizio, contiene una relazione di una certa verità universale, la dipendenza dell'intero universo da un creatore, cioè un creatore che ha dato vita a tutto, e noi abbiamo già visto che invece le cose non stanno così. I primi 11 capitoli sono stati redatti in una forma storica e le storie sono fatte secondo il linguaggio babilonese. E questo è vero perché noi sappiamo che la Bibbia è stata scritta, almeno nella sua ultima versione, nel corso e subito dopo l'esilio babilonese. E ripeto, dice che dà una visione della creazione dell'universo. Ma vediamo a questo proposito che cosa dicono invece gli ebrei. I commentatori ebrei invece danno un'altra interpretazione della Bibbia e per esempio dicono con molta chiarezza: l'essenza della creazione non è la storia di monti e di valli, di oceani e di deserti e neppure di animali o di uomini. Essa è la storia della nascita di Israele, il popolo che ha ereditato il compito da Adamo ed Eva. In questo primo libro della Torah, cioè in Genesi, si viene a tracciare la storia di Israele. Già questa prima affermazione è diversa da ciò che c'è scritto nella introduzione di questa Bibbia inglese, che è una Bibbia cattolica. Se noi proseguiamo nel vedere che cosa dicono gli ebrei, dicono che l'intero libro narra essenzialmente la vita dei patriarchi ed è un resoconto della creazione, fra virgolette, della nazione ebraica, quindi non c'entra niente con la creazione del mondo. Ancora gli ebrei scrivono che la Torah, cioè la parte fondamentale della Bibbia, i primi 5 libri, è l'essenza dello sviluppo del popolo scelto da Dio e tutto ciò che è estraneo a esso è quindi semplicemente superfluo. Quindi si continua a dire che, a differenza di ciò che è scritto nella introduzione delle Bibbie cattoliche, la Bibbia riguarda Israele e tutto il resto è semplicemente superfluo. Ma ancora, così almeno siamo sicuri di comprendere bene il pensiero con cui
certi libri vengono scritti e come mai poi vengono usati. Questo è un concetto molto interessante perché è molto pratico. Parlando della realtà narrata nella Bibbia e quindi della realtà dell'intero sistema sociale che poi riguarderà il mondo, essendo questa una realtà voluta da, qui dicono da Hashem, che significa il nome perché non possono pronunciare il nome di Dio, è ovvio che il piano divino della creazione deve essere realizzato maggiormente dai commercianti e dai lavoratori più che dagli studiosi. Altrimenti Dio avrebbe fatto sì che vi fossero al mondo più eruditi che commercianti. Lo scopo finale della creazione è infatti di creare per Dio una dimora nei mondi inferiori, essendo essenzialmente gli uomini d'affari e gli artigiani a operare in tali mondi e ambiti, sono loro a poterli elevare realizzando la volontà divina. Quindi sono più importanti gli uomini d'affari, quindi un'affermazione molto molto concreta, perché dice in principio il mondo fu creato per Israele, chiamato il popolo dell'opera, cioè dell'opera di Dio. Questo è importante perché crea una localizzazione di questo Dio, cioè Dio viene ad abitare in mezzo al popolo di Israele. E qui troviamo in un altro volume pubblicato dagli ebrei dove si scrive il motivo per il quale Dio non permise a Mosè diffondere la tradizione orale nel testo scritto della Torah fu che egli prevedeva che in futuro alcune nazioni avrebbero potuto avanzare la pretesa di essere loro quella prescelta da Dio, i veri detentori della Torah. Questi popoli però non sarebbero mai stati in grado di asserire e di conoscere l'intera Torah, perché sarebbe mancata loro la conoscenza della legge orale. Da allora essa è stata tramandata verbalmente fin dai tempi di Mosè, di generazione in generazione, ma non è stata riportata per iscritto, rimanendo esclusivo possesso del popolo di Israele. Quindi qui siamo di fronte a delle affermazioni precise. Contrariamente a quello che scrivono i redattori delle Bibbie, ancora delle Bibbie moderne, la Bibbia è di Israele, è per Israele, il mondo è stato creato per Israele. Ed è scritto chiaramente, per questo mi riferivo prima alla oggettività dei discorsi senza inserire considerazioni particolari. In questa nuovissima pubblicazione italiana della Bibbia, che cosa abbiamo nella introduzione? Abbiamo alcune affermazioni. La prima è che Rav Adda disse: se Israele non avesse peccato, solo il Pentateuco, cioè solo i primi 5 libri, e il libro di Giosuè gli sarebbero stati donati. Il libro di Giosuè perché riferisce la distribuzione della terra di Israele fra le tribù. Quindi ancora una volta la Bibbia deve riguardare esclusivamente il popolo di Israele. E in effetti la Bibbia dei Samaritani differisce dalla Bibbia dei Masoreti, quella che usiamo noi, perché la Bibbia dei Samaritani è costituita da solo 6 libri, cioè il Pentateuco più il libro di Giosuè, esattamente come è scritto qui. Si dice: i problemi da affrontare sono più che altro legati alla convivenza che Israele avrebbe dovuto intrattenere con il proprio Dio, attenzione, che da Esodo 40 in poi aveva iniziato ad abitare in mezzo a lui, dal momento infatti che la presenza del Signore si è fortemente legata anche a livello spaziale al proprio popolo. Cioè, quante volte abbiamo parlato di come la Bibbia si riferisca a delle localizzazioni spaziali precise di Dio, quando abbiamo parlato del Kavod, quando abbiamo parlato del Ruach,
quando abbiamo parlato degli incontri che Dio aveva con Mosè. Dio è sempre collocato nello spazio, in precisi punti dello spazio, spazio in cui si trova o spazio da cui proviene. E vedremo anche una conferma nel Corano. Spazio da cui proviene, mi riferisco ad esempio ad Ezechiele, quando dice che il Ruach arriva da una parte e non dall'altra, quando dice che il Kavod è a terra e poi si alza, eccetera. Quindi abbiamo un Dio che è sempre fisicamente localizzato. E questo è un concetto che bisogna tenere ben presente quando si pensa alla universalizzazione che è stata fatta sia della presenza di Dio che della sua azione. Universalizzazione che nel libro che costituisce l'origine della nostra religione in realtà non c'è. Se noi prendiamo per esempio una Bibbia francese, nella introduzione c'è scritto che alcuni critici hanno negato che Mosè sia l'autore del Pentateuco, anche se Gesù Cristo stesso glielo attribuisce. Questa è un'affermazione importante perché tutti gli studiosi del mondo sanno che Mosè non ha scritto il Pentateuco. Il Pentateuco è stato scritto durante molti secoli, contiene molte tradizioni, è stato scritto da molti autori, è stato scritto secondo l'influenza di chi deteneva il potere in quel momento e questo evidentemente, stando a quello che c'è scritto in questa introduzione della Bibbia francese, Gesù Cristo non lo sapeva. Tant'è vero che lui segue la tradizione ebraica, che attribuiva a Mosè la stesura del Pentateuco. E Cristo non lo sapeva, ma è normale che non lo sapesse. Lui era un rabbi, uno studioso del tempo e quindi studiava nei suoi anni di, diciamo, assenza dalla vita pubblica, ha studiato presso le scuole ebraiche o di Hillel o di Shammai e quindi ovviamente lui credeva a ciò che gli era stato insegnato. E poi dice la descrizione della creazione e del diluvio che sono rappresentati sui monumenti babilonesi assiri e su certi documenti anteriori a Mosè sono piuttosto grotteschi in rapporto al racconto maestoso della Genesi. Ma queste testimonianze confermano l'ispirazione del racconto di Mosè piuttosto che invalidarla. Ma ancora una volta siamo ad una contraddizione palese. Tutti gli studiosi sanno, compresi quelli ebrei, che il racconto delle origini, cioè il racconto della Genesi, non è altro che una versione condensata, una versione breve dei racconti babilonesi, dei racconti assiri, dei racconti sumeri. E quindi in realtà ci troviamo di fronte ad una posizione assurda. E quindi abbiamo i racconti originali che sono infantili e ridicoli, sono dei miti nella loro esposizione e invece il racconto che è arrivato a noi, che ne è la copia, è l'ispirazione meravigliosa che è arrivata da Dio a Mosè che li avrebbe messi per iscritto, cosa assolutamente non vera. Andiamo alla Bibbia concordata. La Bibbia concordata si chiama così perché è una edizione che è stata fatta sulla base appunto delle opinioni concordate delle diverse correnti religiose che dipendono dalla Bibbia e che hanno ciascuna, prima dell'introduzione, messo la loro firma di approvazione a questa Bibbia. Qui ci sono due affermazioni che assolutamente bisogna conoscere. Dio sceglie Abramo e con lui stringe una nuova alleanza perché nel patriarca della fede tutte le genti abbiano la divina benedizione. Siamo in Genesi 12. Ma che cosa dicono gli ebrei in relazione a questa benedizione di Abramo che si estenderebbe a tutta l'umanità? Dicono esattamente questo.
Quando si dice che nella posterità si benediranno tutti i popoli, non significa che tutti i popoli del mondo saranno benedetti grazie a Israele. Quindi non significa questo. Piuttosto, come dice Rashi, i padri diranno ai figli: sia la tua posterità come quella di Isacco. Cioè è una benedizione che riguarda esclusivamente la famiglia di Abramo. Tutti gli altri ne sono esclusi. Questo lo dobbiamo ricordare assolutamente, anche perché dobbiamo ricordare ciò che ho spiegato tante volte, che benedizione, per quanto riguarda la Bibbia, significa la concessione di beni materiali, tra i quali c'era la posterità, cioè avere molti figli, avere molti possedimenti, avere molti animali, avere molta ricchezza, avere una vita agiata. La spiritualità non c'entrava assolutamente nulla. E poi ancora nella Bibbia cosiddetta concordata abbiamo un'altra affermazione dove si dice: per Genesi l'universo, cioè ogni essere inanimato e tutto ciò che vive, si deve all'onnipotenza di Dio, che con un atto della sua volontà ha tratto le cose esistenti dal nulla. Già abbiamo letto prima che creazione non significa creazione di monti o di valli o di uomini o di animali, ma significa la formazione del popolo di Israele. E qui ancora una volta abbiamo un'altra smentita da parte degli ebrei in relazione a questa affermazione, dove si dice, come abbiamo appunto letto prima, che l'essenza della creazione non è la storia di monti e di valli, di oceani e deserti e neppure di animali o di uomini, ma è la storia della nascita del popolo di Israele. Quindi noi siamo di fronte a delle affermazioni che fanno gli estensori delle Bibbie, anche delle Bibbie più moderne, che pur continuando a tradurre e finalmente, come abbiamo visto, cominciano a tradurre in modo più corretto certi passi. Abbiamo visto la profezia di Isaia, ma ripeto ciò che ho già detto negli anni: cambieranno altre traduzioni, cambieranno la traduzione di Olam, cambieranno la traduzione di Barà, cambieranno la traduzione di El Shaddai e così via. E quindi qui io comincio ad avere, permettetemelo, con grande mia soddisfazione personale, le prime conferme. E abbiamo anche visto quanto sia importante il concetto della localizzazione di Dio. Io ho già detto molte volte che io non so da dove provengono gli Elohim, quella schiera di individui di cui faceva parte Yahweh. Avevo parlato delle varie vocalizzazioni di El, Elohim, Eloah, Allah, che dipendono tutte in sostanza dalla stessa radice che indica questi esseri potenti. E a proposito di localizzazione, vediamo che cosa afferma il Corano in modo chiaro, in modo inequivocabile. Nella Sura 53 al versetto 49 dice esattamente questo: e Allah è il Signore di Sirio. Questo è veramente una affermazione che mi ha colpito, perché Sirio è la stella che è legata alla costellazione di Orione, e tutti quelli che seguono questi argomenti sanno quanto sia importante non solo Sirio, ma l'intera costellazione di Orione per i popoli antichi. Questo versetto del Corano, tra l'altro, mi fa tornare in mente il Salmo 24, di cui vi ho parlato più volte, in cui si dice che ci sono delle porte che si aprono sull'Olam, cioè sul non conosciuto, due porte, una qui e una che si apre da un'altra parte dell'universo che non era conosciuta all'autore della Bibbia ebraica, ma porte attraverso le quali Yahweh passava con il suo kavod per andare in un certo posto, quello che poi dopo la tradizione ebraica ha definito un po' il posto dei giusti. Quindi io non posso fare a meno, nelle mie riflessioni, nelle mie ipotesi, di collegare le due affermazioni. C'è una cosiddetta divinità
Yahweh, o se vogliamo definirlo col nome generico, Eloah, che attraverso queste porte andava in un luogo non conosciuto, e il Corano ci dice che Allah, altro tipo di vocalizzazione ma le consonanti sono le stesse, Allah era il Signore di Sirio. Che Allah sia collegato a Sirio ci dà una conferma extra biblica del fatto che quei popoli nel Medio Oriente, ma non solo, collocavano le origini del loro Dio in posti ben precisi nel cielo. E questo lo abbiamo già anche visto per quanto riguarda i popoli dell'estremo oriente, che dicevano da quali zone del cielo arrivavano le loro divinità. E su questo vale veramente la pena di riflettere, perché questa sura del Corano rappresenta una ulteriore conferma delle ipotesi che vale la pena quindi di prendere in assoluta seria considerazione, perché non è possibile che tutti gli antichi popoli della terra abbiano inventato, così lontani anche tra di loro, abbiano inventato esattamente la stessa cosa, cioè la provenienza celeste delle loro divinità. Ciao, grazie e alla prossima.